Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Rompecabezas. Ti ricordi parecchi cicli or sono che ti fece una domanda e che ti dissi che non avresti dovuto rispondermi prima? Sì, certo. Ti rifaccio la domanda. Secondo te, le maschere sono solo un momento, una fase a noi esterna, o col tempo noi diventiamo la maschera che portiamo? Ci ho pensato. E le maschere sono solo maschere. Non c'è bisogno di rifletterci troppo. Dunque le maschere non possono essere incluse tra gli scaffali della nostra identità? No, l'identità è un'altra cosa. Ah, questa la voglio proprio sentire. Allora, spiegami cos'è l'identità. È l'insieme di elementi che indicano quello che siamo da quello che non siamo. Per esempio, l'essere uomini o donne, belli o brutti, bravi o cattivi, eccetera, eccetera. E come mai le maschere non vengono incluse in questa lista? Perché le maschere sono solo un vestito, che possiamo togliere quando vogliamo. Ci sono vestiti che se li usi per troppo tempo ti identificano perfettamente, tipo una divisa o un costume. Al parete lo riconosci perché è vestito nella sua veste tipica e inequivocabile. È tanto credibile il suo vestito che riuscirebbe ad estorcerti una confessione senza dirti il suo nome o cosa fa. Ma le maschere io le vedo come un qualcosa di negativo. Perché negativo? Dipende. Ci sono anche le maschere che usiamo per sopravvivere in un mondo in cui ti viene chiesto di non essere te stesso per poter essere accettato. E quindi come si riconosce l'identità? L'identità non è così importante come sembra, anche se gli viene dato più peso di quanto si dovrebbe. L'identità fisica stessa, che è più difficilmente modificabile in maniera visibile, essa stessa cambia, si modifica in continuazione. Allora il nome? Io mi identifico con il mio nome, mi sento rappresentato da questo. Ragiona. Il nome può essere modificato, storpiato, allungato e a volte addirittura dimenticato. Ah, non ci avevo mai pensato. Avevo bisogno di parecchi post-it questa volta. Preparati. Cosa dice?
limone? No, quale rima? C'è l'idea! Ciao! Da quanto tempo? Come stai? Raga! Lei è carina. Piacere. Buonasera, piacere. Sta bene? Bene, come stai? Da quanto tempo? Ma che è la mia ragazza, vieni! Ciao! Ciao, Giulia! Ciao! Gesto. Dove stai andando? Non ti vedo da un sacco. E tu con il lavoro? Tutto bene. Ho visto la Si foto. continua. Sì, la foto con questo famoso che si era parlato un po'. Lascia stare, però comunque Tanta pazienza. è stata una bella. È stato un bello scatto, diciamola. No, no, ma si è visto, bellissimo Sì. il lavoro. E tu invece? Io niente qua con lei facendo un giro. Come va la situazione sui social? Non mi va, ora vorrei fare, non so, Con la danza? magari con la danza. Sì, davvero, Tu lo fai, questa è che la mia l'importante. passione. Esatto. Sono molto felice di questo, veramente. Grazie. Io sono contenta di vederti. Anche io. Ma fatti sentire. Sì, certo, ci sentiremo presto. Va bene tesoro. Io Baci. continuo a salutare. Va bene, godetevi la serata. Anche voi. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Piacere Franco. Piacere Nevi. Giovanni. Pasquale. Piacere. Che accento strano. Sì, si Da dove- sente? È un po', un po'. Da dove vieni? Dal Sud America, dall'Argentina. Bel posto, bel posto. Sempre Ti piace? ispirato ad andarci, sì. Non sei stato ancora. No, però vorrei andare a Rosario. Dicono che è un Ah, paese Rosario, carino. bellissimo, sì, sì, sì. E voi cosa fate? Facciamo un asado. Un Qualche di questi. asado, sì. La carne, La carne argentina. sudamericana, sì. Tanto Che buono. lei è argentina, brasiliana? E io no. No? No, lei è la mia ragazza è di qua. Sì. Piacere, giusto? Franco, sei. Giovanni. Sempre Pasquale. Allora dobbiamo fare questo asado. Quando volete. E come vi siete conosciuti? Del lavoro, io faccio una presentatrice in un programma, non so se lo avete visto, sul canale 18, un programma che io presento documentari. È molto famoso. Sembrava una partita conosciuta. Allora, questa settimana lo dovete vedere perché è molto interessante. Di cosa si parla? In questa settimana abbiamo una connessione con il Sud America. Ah, E niente, ci siamo conosciute là. e lei cosa faceva? Io ho partecipato perché ho fatto un viaggio in Kenya, quindi si parlava di quel posto. Lei era molto affascinata anche, quindi poi ne abbiamo parlato, siamo andate a fare un viaggio insieme e insomma poi è... Siete una bellissima coppia. Grazie. Raga, aspettate un secondo. Tesoro. Dai, però, che facciamo stasera? Facciamo qualcosa insieme, non lo so, posso unirmi? Mangiare qualcosa dopo? Sul tardi, beviamo qualcos'altro. Cosa state bevendo intanto? Io ci un pizza. Ma non mi posso già. No, in realtà hai proprio sbagliato barracchia. Grazie lo stesso, ma no. Fanculo. Grazie. Scusate raga. Non ho capito proprio niente. Poverino. Ho capito raga, ma cioè lo sai bene come lo fai. Grazie. Fare la cattiva. Alla nostra. Salute! Ciao! Tutto bene? Bene. Piacere, Galatea? Piacere, Bene? Piacere, Anna Maria. Cosa state facendo? Stiamo festeggiando. Sì! Che bello! Cosa si festeggia? L'addio al nubilato. Vuoi partecipare? Auguri! Grazie. Anch'io voglio, sì, sì, Dai, sì. ok. Bellissimo, Amici e cosa di fate noi. dopo?
Stiamo aspettando le altre, poi abbiamo un party piscina. Ah, che bello! La notte è lunga, dai. Mi piace, mi Volete piace. ballare? Io sì, con voi tutto, Ma io faccio la fotografa comunque, non so se hai visto qualche scatto, sicuramente l'hai visto, però giustamente non conosci, quindi non fai caso a chi potrebbe averlo scattato. Se guardi più i soggetti, no? Sicuramente. Sì, poi. Capito? Sì, 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 quindi mi dicevi che... Sì, che faccio la fotografa. Da quanto tempo? Adesso da un bel po' in realtà, ho perso proprio il conto. E tu che fai di bello? Allora, io lavoro in un'agenzia di assicurazione, come vedete sono sudamericana, sto qua. Ecco da- perché sì. anche quest'aria ambiziosa. Ah, si vede? Proprio oggi non volevo far vedere questo, però va bene. Una giornata un po' pesante, il mio collega è diventato un po' pazzo e volevo uscire un po' dallo stress quotidiano. Sì. Bene. Però mi trovo con una cosa ancora... È nella compagnia giusta. Mi piace, già mi piacete. Poi non mi lamento. Sì. Ciao, scusa tesoro. Mi fai il negroni sbagliato. Sì. Prego. Grazie. Nulla, dottor. E io non riesco a dormire la notte, ho degli incubi che mi assalgono durante il sonno. Cosa posso fare per risolverlo? Probabilmente non c'è soluzione. E lei cosa mi consiglia? Si butti. Dove? In una nuova situazione? Dove mi devo... Dopo si butta dal balcone. Dal balcone? Ah, ok. Quindi lei mi consiglia proprio un suicidio a tutti... Ah, I ok. problemi finiscono e non creerà problemi per il futuro. Bene, Vado amici a quella. La piango. E qui. la ringrazio. Bene. Può andare. Prossimo tu. Buonasera. Si presenti. Buonasera Doc, mi chiamo Eugenio, 35 anni, ho un problema legato alle dimensioni, ovvero le mie mani sono troppo grandi e non riesco a trovare guanti che riescono ad andarmi, in tante situazioni sono spesso in difficoltà. Speravo che lei potesse darmi qualche consiglio per riuscire a ovviare a questo problema. Qual è il suo problema? Problemi anche di equilibrio, non riesco. Va un po' ogni passo sente sbilanciato, vero? Il peso della vita, la mano che pesa. Io sono Natale Novellis. E questo come la fa sentire? Ma, dottore, io non lo so perché mi trovo qui. Capito? Si presenti.
Merifonte. Delirante verso Pazzurra, che alimento idimisco pazzuriano. A volte terfola, spesso cunicola, ma mai si sperdacchia in colombrite orbute nicche. Nick. Sono Giampiero, 27 anni, è un problema, non mi cresce il petto. Beh, è un problema visibile. Volevo sapere come poter risolvere questo problema. Ci lavoreremo su. Comunque, è un percorso lungo, tortuoso. Ci sono gli alti e bassi. Più bassi di altri. Lei molto alto. Per il suo problema tanti bassi. Cercheremo di rimediare. Va bene, grazie. Rebecca. E questo è il mio problema, l'alimentazione. Ho sempre fame, sempre, anche adesso. Ma comunque no, una dieta sana, bilanciata. Cominciate a fare anche un po' di colazione all'inizio. No, la colazione non la faccio mai. Il pranzo tipo? Al volo perché non ho mai tempo. E lo spuntino tipo? Tutti gli spuntini che non faccio durante il giorno in un unico colpo. E il controllo che non c'è. Ne ho perso il controllo. Mazzica. Mazzico anche le unghie e sono rimasta senza. Non vedo più la luce con occhi. E poi crescono tanti capelli. Insomma, possiamo migliorare su questo. Non hai taralli. E insomma, Ho tanti problemi. Ma se non sei qua, gioventù. Salve, mi chiamo Ginelda, ho 27 anni e sono 10 giorni che non sono me stessa. Ginetta, lei oggi è qui perché le cose le stanno sfuggendo di mano. Sì. Come mai ha questo bisogno continuo di non essere se stessa? Questa continua evasione, questo bisogno. Preferirei non rispondere. Brava! Fermo, non c'è nulla da applaudire. Perché applaudire? Dunque, prego. Qualcosa. Non si possono battere le mani quando dico qualcosa io? Scusi, lei ha detto che non è se stessa. Quindi di certo non stanno battendo le mani a lei. Vero, Cosma? Basta con questo nome. Ho già detto che mi chiamo Ginelda, ho 27 anni e sono 10 giorni che non sono me stessa. Basta. Ok, Ginelda, se questo è il tuo nome ti chiamerò così. Ti credo, vai. Dai, Ma vai. ora mi fai il favore di chiamarmi con il mio vero nome? Forse dimentica che lei è già stata qui e ogni volta lei si fa chiamare in modo diverso. Sempre diverso forse perché nessuno si ricorda il mio nome. Possiamo chiedere al gruppo. Qualcuno sa come si chiama? Qual è il suo nome? Lei, signorina vestita di nero. Di bella presenza, la metto un più. Sì, ricordo che si chiama Sara. Sara? Sì. Lei uomo alto. Lei uomo alto vestito malissimo, le metto 2 metri. Le metto 2 metri. Vestito malissimo. Credo si chiami Elisa. No, lo vedi? Ma non si chiama Paola? No. Merifonte. No, in fondo è lei. Ah, vabbè, io poche volte sono venuta. Appunto, si vergogna. Le metto a me. Meno anche per lei. Lo vede? Sta creando soltanto confusione all'interno del gruppo. Si era creata anche una bellissima armonia. Molto precaria, ma bellissima. E lei la sta rovinando con la sua presenza. Come dicevo, nessuno si ricorda il mio nome. Che è Ginelda. Brava Ginetta. Tu hai detto che sono 10 giorni che non sei te stessa. Però allo stesso tempo sostieni di essere G. Insomma, il nome che hai scelto tu questa volta. Che nome? Hai paura a dirlo? Evito.
evito. Perché qui continuano ad applaudire, non sanno manco il perché. Come manco se fossimo a un matrimonio per un brindisi. Ad ogni modo, non ha risposto alla mia domanda. Quale domanda? Se lei non è più se stessa e quindi la tua identità è pressoché indefinita, perché io la devo determinare necessariamente con questo nome? Perché la devo chiamare Ginelda e non la posso chiamare Cosmo in un altro modo? Perché il nome non conta. Ah, adesso non conta. No, non conta. Io non sono io. Non tanto per una questione di nome, quanto per un problema legato alla personalità e ai lati del carattere che non combaciano con il mio viso, con la mia faccia. Ma di che cacchio stai blaterando? Miss, mi scappa, posso andare al bagno? Ma faccia quello che vuole, non siamo di certo a scuola. Se vuole andare via, vada via. Se vuole andare in bagno, vada in bagno. Non interrompa la lezione, prego. No, grazie, se no la dovevo fare qui. Ma se ne vada a fanculo. Stai perdendo la calma? No, non sto perdendo la calma. Siete voi che mi state facendo innervosire. Vi comportate da pazzi? Io sono calmissimo. Non sto alzando nemmeno la voce. Stai perdendo la calma, è un segnale che non sei sicuro di quello che dici. Non è vero, perché io sono qui a creare delle soluzioni. Lei sta portando soltanto problemi. Lei sta creando problemi perché siete tutti pazzi e non ve ne rendete conto. Come se essere pazzo fosse un problema. Alla fine è il tuo lavoro, no? Aiutare i pazzi a rimetterli in carreggiata. Perché chi va fuori dagli schemi viene condannato, viene emarginato o annullato di fronte al mondo. Ma il tuo problema qual è? Che ci sono troppi pazzi? No, io sono qui soltanto per aiutare. Sto cercando di creare delle soluzioni e lei sta portando soltanto dei lì. O sta scatenando. E la soluzione sarebbe che tutti dovrebbero diventare normali. Normali come te? Come me, come tutti. Probabilmente un giorno molto lontano, come anche voi. Ora siete pazzi e non vi rendete conto. Se non credi alle cose che credo io o gli altri come me, solo perché ti consideri l'unica persona giusta in questa stanza, allora non puoi aiutare né me né nessun altro. Il diverso, che è troppo diverso per te, riesci a gestirlo solo ed inquadrare come un ennesimo stereotipo. Va bene. Vado avanti. Ginelda. Allora, iniziamo? Ti sta aspettando. Seguo. Ciao. Sono venuta a trovarti. Come stai? E tu chi sei? Sono Cosma. Cosma. Questo nome. Me lo ricordo. L'avrei sentito per la maggior parte della tua vita, più o meno, no? Ma proprio non te lo ricordi? No. Ma tu sei la mia nuova babysitter? No, io sono Cosma.
mia mamma dov'è? Tua mamma non c'è più. E quando ritorna? Se n'è andata 13 anni fa. Ma tu chi sei? E la mia mamma dov'è? Mamma? Mamma, dove sei? Mamma? Voglio mia mamma. Ok, ora arriva tua mamma. E quando arriva? Tra poco arriva. Sai? Mia mamma ogni domenica mi porta a mangiare le patatine fritte. Mi porta a quel negozio che è tutto colorato, pieno di specchi. E fuori c'è un signore vestito di tartaruga che ogni volta che mi vede mi dice: ciao bella bimba, che bei riccioletti neri che hai stamattina. Facciamo una gara per chi vince fino alla porta? E io sì! E poi corriamo verso la porta e vinco sempre io perché lui è lento come una tartaruga. Poi entro nel negozio e mi siedo al tavolo e mia mamma mi porta un piatto pieno di patatine fritte, con la maionese alla sinistra e con il ketchup a destra. Così non si mischiano perché a me non piacciono quando si mischiano. E quando finiamo di mangiare le patatine andiamo dall'altra parte della strada e guardiamo a destra e guardiamo poi a sinistra perché sennò le macchine ci zampano. Così dice mia mamma. E poi attraversiamo la strada e andiamo a un negozio dove c'è il gelato. La signora Bruna fa il gelato, che io dico che è la mia terza nonna. Bruna. La nonna Bruna mi regala sempre delle caramelle alla frutta che mi nasconde dietro l'orecchio. Poi io mi rendo conto, perché ho capito qual è il trucco. E non gli dico niente perché sennò non mi regala più le caramelle. E lei fa il gelato, buonissimo. E il mio gusto preferito è il pistacchio e il dulce de leche. E il tuo? Anche il mio è pistacchio dulce de leche. Abbiamo i gusti uguali. Hai visto Cosma? Ma io non mi chiamo Cosma. Io mi chiamo Calitea. Ok. Mi puoi dire quanti anni hai, Calitea? 9 e mezzo, l'11 novembre. E il tuo papà e la tua mamma come si chiamano? Mia mamma Laura e mio papà Roberto. E li vuoi bene? Vuoi bene a tua mamma e a tuo papà? Sì, li voglio bene. E a chi vuoi più bene dei due? A tutte e due. Però più a mamma perché io quando sono triste lei mi fa gli gnocchi con la panna e i funghi. Una volta quando io ero piccola, che avrò avuto 8 mesi, e me lo ricordo perché io ho una memoria di ferro. Cosa stavo dicendo? Che tua mamma ti faceva gli gnocchi. Ah sì, che buoni! E mia mamma stava facendo i gnocchi e io volevo mangiare gli gnocchi e ancora non avevo i denti e quasi muoio perché ancora non sapevo masticare. Il mio cagnolino Dubi mi ha spiegato come masticare e lui mi ha salvata. Dubi! Io voglio molto bene Dubi. A proposito, dove? Non abbiamo usato ancora i croccantini, Dubi. Dubi? Dubi?
Dubi? Dove sei? Che strano. Si sarà nascosto come il suo sogno. E tu ce l'hai un cane? Sì, ce l'avevo tanti anni fa. E come si chiama? Dubi? Come il mio Dubi. Io voglio tanto bene a Dubi. È bellissimo il nome. L'ho scelto io. Sì, è molto bello. Ma mi puoi dire come ti ricordi il nome del tuo cane e non il tuo? Perché? Sai, io avevo un nome una volta, tanto tempo fa, che i miei hanno scelto senza chiedermi cosa ne pensassi. Sai, il nome è come un incantesimo che ti obbliga a essere qualcuno o qualcosa, anche se non lo sei. Ma che significa? Che cosa significa Cosma? Cosma deriva dal greco e può significare ornamento, o moderato, o modesto. E io non sono né modesta né moderata, e né tantomeno l'ornamento di nessuno. E tu come ti chiami? Cosma. Allora abbiamo lo stesso problema. Ma se fai così, non pensi che ti prendono per pazza? Pazzo può essere un insulto o il più bel complimento del mondo. Dipende da chi lo dice. Io preferisco non farci caso. Hai smesso di vivere perché non vuoi più creare nuovi ricordi. Per questo ti dimentichi delle cose. E ora è diventata cronica questa cosa. Sì, è probabile che sia come dici tu. Io sono pazza e smemorata. Io sono pazza per chi non capisce che da quando non ho una identità stabile vivo più vite di quello che vivevo prima, da quando il nome era uno solo. Poi per quanto riguarda essere smemorata, perché mi devo ricordare tutto quello che faccio quando posso viverlo senza preoccuparmi delle mie conseguenze? Ma soprattutto a te cosa cambia? Perché io sono te e questa cosa mi fa molta paura. È più folle avere paura di essere se stessi che essere considerato folle per chi vive una vita ad essere come gli altri. Ti preparo un tè, Caritea? Chiamami Cosma. Però quiero mucho mantecol. Dale.